Nel primo video che ho pubblicato nel febbraio 2019 su questo canale ti parlavo di come iniziare a dipingere miniature. Oggi, a distanza di 2 anni, avevo voglia di riprendere quei concetti, articolarli un po' di più e rivedere quel video che era, diciamo, abbastanza imbarazzante. Vuoi colorare un gioco da tavolo che hai appena acquistato piuttosto che delle miniature di Warhammer? Vediamo quindi oggi come imparare a dipingere miniature nel 2021, dopo la sigla. Partiamo da una premessa. Che cosa vuoi dipingere? Perché è molto importante capire bene qual è il tuo obiettivo in questo hobby, cioè se vuoi solo dare colore alle tue partite del tuo gioco da tavola preferito o se vuoi farlo diventare un vero e proprio hobby perché ti piace la pittura, ti piace dipingere e vuoi appassionarti a questo nuovo hobby. Ti faccio questa domanda perché in base alla risposta potrai decidere cosa acquistare, se colori più da battaglia per cercare di risparmiare qualche euro o colori più professionali per avere risultati migliori. Il primo acquisto che dovrai fare, che è necessario per dipingere miniature, è un primer. Che cos'è un primer? Un primer è un aggrappante, spesso si trova in bomboletta spray, ma puoi trovarlo anche come colore da stendere a pennello o in boccette per l'aerografo. La bomboletta spray è sicuramente la scelta migliore per chi ha il primo approccio con questo hobby. I colori più comuni sono il bianco e nero, ma ne esistono di tantissimi altri e di diverse marche. Va detto anche che il primer è fondamentale. Molti infatti mi chiedono se si possa evitare o perché non si colora direttamente la miniatura con i colori. Colori e primer non sono la stessa cosa. I colori infatti non aderiscono alle miniature, hai bisogno di uno strato di aggrappante, come detto appunto, che permetta al colore di aderire. Diversamente sappi che farai un vero schifo di lavoro. Ricordo per esempio quando ho dipinto Zombicide usai un aggrappante color osso o verde olivastro per cercare di riprodurre la pelle, diciamo, putrefatta degli zombie. Mi aiutò moltissimo perché non ho dovuto andare a dipingere la pelle in maniera più approfondita, ma ho usato semplicemente uno shade sopra e il risultato era quasi accettabile. Perché però si usano soprattutto il nero e il bianco? Si usano soprattutto il nero e il bianco perché il colore e gli effetti di luce che dovrai realizzare sulla miniatura si basano su ombre e luci. Di conseguenza, se vuoi dipingere le luci, ti conviene un primer nero, in modo da avere già le ombre pronte. Se invece vuoi dipingere le ombre, puoi utilizzare un primer bianco per poi andare a concentrarti sulle zone più scure e più in ombra. Ma questo ha una valenza anche quando hai miniature molto chiare, per esempio, dove colori molto con pochi pigmenti fanno fatica ad attaccare sul nero, ti conviene allora usare un primer bianco. Questo è il caso ad esempio del Deathwing che abbiamo visto dipingere qualche mese fa, trovi il link qui in alto a destra. No, qui in alto a destra. Quando usi la bomboletta, mi raccomando, non dare una spruzzata continua alle miniature, ma tieniti a debita distanza dando piccoli colpi progressivi, ok? Quindi non spruzzare mai in maniera continua perché il rischio con la bomboletta è che il colore si aggrappi particolarmente abbondante creando uno strato molto spesso con una forte perdita di dettaglio della miniatura. Passiamo quindi ai colori. Quali colori comprare per iniziare a dipingere miniature? Se vuoi dare colore semplicemente al tuo gioco da tavola e vuoi così provare questo hobby senza spendere troppo, ti consiglio allora di Army Painter che produce una gamma di colori molto ampia, 124 colori in totale, ed ha un costo molto ridotto. The Army Painter inoltre produce set di colori già pronti e pensati per alcuni dei più famosi giochi da tavolo, tra i quali i titoli di Kmon come Zombicide o The Others, o personaggi di D&D. Molto più utili per chi è all'inizio e magari ha deciso di iniziare dipingendo proprio uno di questi giochi. Vallejo è una società spagnola che produce colori, diciamo, per il modellismo in generale, quindi ha una gamma di colori enorme. Però non fa differenze tra colori di base o colore layer o colore asciutto, ma ha solo boccette di colore e basta. Starà poi a te diluirlo quanto serve in base alle tue esigenze. Citadel invece fa un discorso diverso, produce colori della stessa tonalità in diverse tipologie, ovvero base, colore di base è molto più coprente e compatto. Il colore layer è un colore molto più
sottile, che puoi utilizzarlo per creare stratificazioni e quindi le cosiddette lumeggiature. Ci sono poi i colori dry, ovvero dei colori asciutti da utilizzare per il dry brush, quasi privi di acqua. Esistono poi colori tecnici per esigenze particolari, come la realizzazione di fango crepato per le basette, piuttosto che sangue, piuttosto che metalli ossidati e quant'altro. Ci sono poi gli shader, ovvero dei colori molto diluidi che ti aiuteranno a realizzare delle ombre facendo i cosiddetti lavaggi. Che vuol dire fare un lavaggio a una miniatura? Vuol dire passare uno strato di shader, appunto, ovvero di colore molto sottile, che andrà a inserirsi nei vari recessi, nelle parti più concave, più basse della miniatura, per capillarità. Questo creerà degli effetti d'ombra naturale, aiutandoti moltissimo nella definizione dei dettagli. Lo shader è un vero game changer. Per iniziare io consiglio sempre due, uno nero e uno marrone, sono fondamentali. Ne esistono poi di qualunque colorazione in base al colore di base che hai utilizzato. Questo vuol dire che il processo sarà mediamente quasi sempre lo stesso: primer, colore base, shader e colore layer o highlight in base a quale marca stai utilizzando. Ricapitolando, 3 sono i marchi più blasonati tra chi dipinge miniature, ma ne esistono moltissimi altri. Il più commerciale e focalizzato su chi inizia è The Army Painter, società il cui obiettivo è creare prodotti abbordabili dal prezzo competitivo per permettere a chi gioca di dare velocemente colore alle proprie partite. Acrylicos Vallejo produce colori per qualunque tipo di modellismo statico, vengono utilizzati anche da chi realizza modellini militari o scenari, ad esempio. Per questo la loro gamma di colori è tra le più ampie in commercio. Citadel è un marchio di Games Workshop e produce colori pensati per i giochi di GW. Per questo i colori riportano nomi che ricordano personaggi, entità o divinità dei suoi giochi. Sono organizzati per tipologia, secondo lo schema Base Shade Layer. Parliamo ora di pennelli. Anche qui la scelta varia in base al budget che hai deciso di utilizzare. Chiaramente se sei all'inizio io ti sconsiglierei di comprare un pennello estremamente costoso, perché magari hai bisogno di imparare come manutenerlo, come mantenere sempre la punta molto sottile ed evitare che si degradi nel tempo. E utilizzare per questo un pennello da 15 euro magari è poco appropriato. Meglio quindi iniziare con pennelli più economici, e anche qui The Army Painter può essere d'aiuto, piuttosto che qualche pennello che puoi trovare al casalinghi sotto casa, per capire come funziona e come gestire questi pennelli. Ne esistono fondamentalmente due tipologie: sintetici e in sedola naturale. Chiaramente quello in sedola naturale trattiene di più il colore, mentre quello sintetico tende a farlo scivolare più facilmente. Questo vuol dire che per esempio il sintetico è più adatto magari allo shade, quello a sedola naturale invece è più adatto per il colore. Ma è una distinzione abbastanza labile, nel senso che io sinceramente dipingo quasi tutte le mie miniature con un solo pennello in sedola naturale. A tutto questo ti conviene aggiungere alcuni tool, ad esempio il taglierino. Se utilizzi miniature in sprue, ovvero separate da montare, ne avrai assolutamente bisogno, così come la tronchesina e la colla per miniature, o meglio per plastica. Anche qui quindi decidi in base a che cosa hai iniziato a dipingere. Se il tuo gioco da tavola alle miniature ce l'ha già diciamo montate, non ne avrai così grande bisogno, anche se molto spesso queste miniature presentano delle linee di fusione, ovvero lo stampo crea una linea tra le due parti che è molto brutta da vedere una volta dipinto e che quindi è sempre bene rimuoverla prima di iniziare a colorare. Se invece hai più budget per i pennelli, la mia scelta è sempre stata Winsor & Newton, ovvero dei pennelli che puoi trovare in qualsiasi negozio di belle arti, che sono in sedola naturale e che hanno veramente una tenuta del colore fantastica. Riescono poi a mantenere la punta in maniera veramente sottile, quindi non è spesso necessario un pennello estremamente piccolo. Io con un Winsor & Newton serie 7 size 1 ho dipinto veramente qualunque miniatura, dall'occhio alla larga superficie.
Questo perché il pennello mantiene la punta molto sottile e riesce a realizzare i dettagli più piccoli così come le parti più grandi. Chiaramente un Winsor & Newton costa di più, siamo sull'ordine dei 12-15, dipende da dove lo trovi, 12-15 euro, però la qualità è tutt'altro pianeta. Esistono poi altre marche come i Da Vinci, che abbiamo visto recentemente in un video dove abbiamo provato questi pennelli, trovi il link qui in alto a destra, e come sempre dipende da quanto vuoi spendere e quanto vuoi investire. Puoi sempre fare la scelta di iniziare da prodotti più commerciali, più economici, sapendo che esiste di meglio, fare delle prove e poi acquistare in un secondo momento qualcosa di più performante. Detto questo, con primer, pennelli, colori hai tutto. Io credo che con un budget di 40-50 euro puoi comprare tutto quello di cui hai bisogno se fai una buona ricerca iniziale. Questo è un hobby che sa dare moltissime soddisfazioni. Il mio consiglio è sempre di non paragonarti con chi lo fa di professione. Se giri un po' Instagram e il web troverai gente che dipingono cose veramente impressionanti che potrebbero spingerti a rinunciare. Non farlo. L'unico con cui dovrai paragonarti sei solamente te stesso. Paragona solo il tuo lavoro a te stesso, quindi alla miniatura che hai appena finito di dipingere, non ad altri. Il bello di questo hobby è proprio quello, che è un challenge con te stesso, devi sempre cercare di migliorare. Finisci un lavoro, cerchi di capire dove hai sbagliato e come farlo meglio con il prossimo. Io dico sempre, la tua miglior miniatura è quella che devi ancora dipingere. A questo punto, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, che come intendete iniziare, che cosa volete iniziare a dipingere per iniziare questo hobby. Lascia un commento con una domanda se hai bisogno di aiuto, lascia un like al video, iscriviti al canale se non l'hai già fatto e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao ragazzi!